Ascolta, è lunedì mattina, la sveglia suona e prima ancora di aprire gli occhi senti quel peso familiare sul petto. Il respiro si fa corto, i pensieri iniziano a turbinare. Un'altra settimana, un'altra battaglia, ce la farò? Ti alzi, ti guardi allo specchio e non riconosci più la persona che ti fissa. Gli occhi spenti, le spalle curve. Ti chiedi, quando ho perso me stesso? Quando la vita è diventata così pesante? So esattamente cosa stai provando. Non sono qui per venderti soluzioni magiche o promesse vuote. Sono qui per dirti con assoluta certezza che esiste una via d'uscita. Non si tratta di farmaci miracolosi o tecniche segrete. Si tratta di ricostruire te stesso, mattone dopo mattone, pensiero dopo pensiero. Perché lo stress cronico e la depressione non sono il tuo destino finale. Sono solo una stazione in cui ti sei fermato troppo a lungo. Tra poco inizierai il tuo viaggio di trasformazione, non per diventare qualcun altro, ma per ritrovare chi sei sempre stato sotto quelle macerie emotive. E oggi, proprio adesso, ti mostrerò il percorso pratico che ha già aiutato migliaia di persone a riemergere dall'abisso. Rivoluziona il tuo stato mentale. La vera libertà è essere liberi dalle opinioni, al di sopra del piacere e del dolore, al di sopra della morte e della paura. Marco Aurelio. Parliamoci chiaro. Il tuo cervello è programmato per la sopravvivenza, non per la felicità. È una macchina evolutiva che cerca minacce ovunque. Pensa a quante volte, durante la giornata, il tuo cervello anticipa catastrofi. Perderò il lavoro, mi ammalerò, non sarò mai amato. Questa è la mente primitiva in azione e dobbiamo aggiornarla come faresti con un software obsoleto. Ecco un esercizio pratico. Per i prossimi 7 giorni, appena ti svegli, prima di toccare il telefono, scrivi su un quaderno 3 cose per cui sei grato. Sembrerà banale, ma questo semplice gesto riorienta i circuiti neurali. La scienza lo conferma. La gratitudine attiva il rilascio di dopamina e serotonina, i neurotrasmettitori del benessere. E non è tutto. Quando ti sorprendi a pensare «non ce la farò mai», fermati, respira, cambia fisicamente postura, raddrizza la schiena, alza il mento, apri le spalle. Ora sostituisci quel pensiero con «questa è solo una sfida temporanea e ho già superato cose peggiori». La postura fisica influenza direttamente il tuo stato mentale. È una connessione corpo-mente che puoi sfruttare a tuo vantaggio. La sera, prima di dormire, rivedi la giornata e identifica 3 piccole vittorie, anche minuscole. Forse hai bevuto abbastanza acqua, fatto una telefonata difficile o semplicemente ti sei alzato dal letto in una giornata buia. Celebra questi successi. Stai letteralmente ricablando il tuo cervello per cercare il positivo invece del negativo. Un altro strumento potente è il «se allora». Quando ti prepari per situazioni stressanti, programma in anticipo la tua reazione. Se il mio capo mi critica, allora respirerò profondamente e chiederò feedback specifici invece di prendermela personalmente. Questo crea percorsi neurali alternativi che bypassano le reazioni emotive automatiche. Ricorda, non si tratta di pensare positivo in modo ingenuo, si tratta di creare abitudini mentali che, col tempo, trasformano il tuo paesaggio interiore. La tua mente può essere la tua prigione o la tua chiave di libertà. La scelta è tua, ma deve essere una scelta attiva, quotidiana, consapevole. Spezza le catene dei pensieri tossici. Non è ciò che accade che disturba gli uomini, ma l'opinione che hanno di ciò che accade. Epitteto. I pensieri negativi sono come virus informatici che infettano il sistema operativo della tua mente. Ti ripeti, sono un fallimento, nessuno mi capisce, non cambierà mai nulla. Questi non sono fatti, sono interpretazioni, spesso distorte da anni di programmazione negativa. Ecco la strategia pratica. Inizia a identificare i tuoi pensieri automatici negativi. Acquista un piccolo taccuino tascabile. Ogni volta che ti senti ansioso o depresso, scrivi la situazione scatenante, il pensiero automatico che hai avuto, l'emozione che hai provato, una prospettiva alternativa più realistica. Ad esempio, situazione:
Collega non risponde alla mail. Pensiero: mi sta ignorando, sono irrilevante. Emozione: ansia, umiliazione. Alternativa: potrebbe essere occupato. La mail potrebbe essere finita nello spam. Potrei chiamarlo direttamente. Questo metodo, derivato dalla terapia cognitivo-comportamentale, interrompe il ciclo negativo prima che diventi una spirale. Ti alleni a sfidare i tuoi pensieri invece di accettarli come verità assolute. Un altro strumento potente è la distanza cognitiva. Quando un pensiero negativo appare, invece di dire «sono un fallimento», riformulalo come «sto avendo il pensiero che sono un fallimento». Questa sottile differenza crea spazio tra te e il pensiero, permettendoti di osservarlo invece di identificarti con esso. Sperimenta anche la tecnica del tempo. Quando sei sopraffatto, chiediti: questo problema sarà importante tra 5 anni? Tra 5 mesi? Tra 5 settimane? La maggior parte delle volte la risposta è no. Questa prospettiva temporale ridimensiona immediatamente l'impatto emotivo. Per i pensieri particolarmente persistenti, prova la tecnica dello schermo mentale. Immagina di vedere il pensiero negativo proiettato su uno schermo, poi modificalo deliberatamente. Riduci il volume, cambia i colori, rendilo ridicolo, aggiungi una colonna sonora comica. Sembra sciocco, ma questo esercizio dimostra che sei tu a controllare i pensieri, non viceversa. Infine, stabilisci un periodo di preoccupazione quotidiano. 15 minuti in cui ti permetti di preoccuparti intensamente. Quando i pensieri negativi emergono durante il giorno, rimandali a questo periodo. Scoprirai che, al momento designato, molte preoccupazioni avranno perso la loro urgenza. Riscrivi la tua storia personale. Non cercare di far sì che gli eventi accadano come vuoi tu, ma desideragli come in effetti accadono, e te la passerai bene. Seneca: pensa alla tua identità come a un film di cui sei sia il protagonista che il regista. Fino ad oggi, forse hai accettato la sceneggiatura che altri hanno scritto per te. Il figlio che non è capace, quello che non ce la farà mai, il dipendente mediocre. È ora di prendere in mano la regia. Iniziamo con un esercizio concreto. Scrivi la tua biografia in terza persona, come se fossi un osservatore esterno che racconta la storia della tua vita. Nota come tendi a descriverti, quali eventi enfatizzi, quali etichette ti assegni. Ora riscrivi quella stessa biografia, ma questa volta enfatizzando la resilienza, le risorse, i momenti di forza. Non inventare, semplicemente cambia prospettiva. Un altro passo fondamentale: identifica i ruoli limitanti che stai interpretando nella tua vita. Forse sei il pacificatore che evita i conflitti a tutti i costi, il perfezionista paralizzato dalla paura di sbagliare, o la vittima che vede complotti ovunque. Questi ruoli ti servivano un tempo, forse per sopravvivere emotivamente in situazioni difficili, ma ora ti stanno sabotando. Prova questo. Per 2 settimane, ogni mattina, scegli consapevolmente un nuovo ruolo da interpretare. Potresti essere l'esploratore che vede opportunità ovunque, il guerriero compassionevole che combatte per ciò che è giusto con gentilezza, o l'artista della vita che trova bellezza anche nelle difficoltà. Comportati come se fossi già quella persona. Cammina, parla, decidi come farebbe lei. Le neuroscienze lo confermano. Quando adotti nuovi comportamenti, il cervello crea nuove connessioni neurali. Fai finta di esserlo finché non lo diventi. Non è solo un modo di dire. Ha basi biologiche reali. Rivoluziona anche il linguaggio con cui ti identifichi. Smetti di dire «sono ansioso» e inizia a dire «sto sperimentando ansia in questo momento». Smetti di dire «sono un fallimento» e passa a «ho fallito in questo specifico compito». Il primo è permanente, il secondo è temporaneo e modificabile. Crea un consiglio di amministrazione mentale, 5 persone, reali o immaginarie, che ammiri per qualità diverse. Prima di prendere decisioni importanti, immagina di consultare questo consiglio. Come risponderebbero alle tue sfide? Questo esercizio ti permette di accedere a prospettive diverse da quelle abituali. Infine, adotta l'identità del 2%. Ogni giorno sii solo il 2% più coraggioso,
più disciplinato, più compassionevole del giorno precedente. Questo approccio evita il perfezionismo paralizzante e rende sostenibile il cambiamento. In un anno sarai irriconoscibile. Padroneggia la zona del controllo. Concentrati su ciò che è in tuo potere e accetta ciò che non lo è. Epitteto. Ti rivelo un segreto che ha trasformato la mia vita. Il cerchio dell'influenza. Disegna 2 cerchi concentrici. Nel cerchio interno scrivi tutto ciò su cui hai controllo diretto. I tuoi pensieri, le tue azioni, le tue reazioni, le tue abitudini, il tuo atteggiamento. Nel cerchio esterno scrivi ciò che puoi influenzare ma non controllare direttamente. Le relazioni, alcuni aspetti del tuo lavoro, in parte la tua salute. Fuori dai cerchi elenca ciò che è totalmente fuori dal tuo controllo. Il tempo, l'economia globale, le azioni altrui, il passato. La regola d'oro è semplice. Concentra il 95% della tua energia nel cerchio interno, il 5% nel cerchio intermedio e 0 energia su ciò che è fuori dai cerchi. Questo non è egoismo, è saggezza pratica. Prendiamo un esempio concreto, il traffico mattutino. Non puoi controllarlo, cerchio esterno, ma puoi controllare a che ora esci di casa, il percorso che scegli e soprattutto la tua reazione all'inevitabile coda, cerchio interno. Potresti ascoltare un audiolibro, praticare la respirazione consapevole o utilizzare quel tempo per pianificare mentalmente la giornata. Quando ti trovi in situazioni di stress, applica questi 3 passaggi. Riconosci se la situazione è nel tuo cerchio di controllo. Se non lo è, chiediti: c'è qualcosa che posso controllare in questo momento? Focalizza la tua energia su quell'elemento controllabile, per quanto piccolo. Pensa al tuo stress come a un budget limitato di energia. Ogni volta che lo spendi, preoccupandoti di cose fuori dal tuo controllo, stai letteralmente gettando via una risorsa preziosa. Immagina di avere 100 gettoni di energia ogni giorno. Vuoi davvero spenderne 50 arrabbiandoti per il meteo o lamentandoti del traffico? Un altro strumento potente è la regola delle 24 ore. Quando affronti un problema, chiediti se tra 24 ore potrai fare qualcosa al riguardo. Se la risposta è no, lascia andare. Se è sì, concentrati sulle azioni concrete che potrai intraprendere, non sull'ansia che provi ora. Sviluppa anche la flessibilità adattiva, la capacità di modificare rapidamente strategie quando le circostanze cambiano. Come un bambù che si piega nel vento invece di spezzarsi, le persone resilienti sanno quando persistere e quando cambiare approccio. Infine, trasforma l'ansia in azione. Per ogni preoccupazione, identifica un piccolo passo concreto che puoi fare oggi. L'ansia si nutre di passività. L'azione, anche minima, la dissolve. Non puoi controllare se otterrai quel lavoro, ma puoi preparare un curriculum eccellente. Non puoi controllare se pioverà durante la tua vacanza, ma puoi preparare un piano di riserva. Liberati dal fardello dell'autocritica. Il miglior modo di vendicarsi è non diventare come il tuo nemico. Marco Aurelio. Se registrassimo la tua voce interiore per un giorno, probabilmente saresti scioccato dalla crudeltà che mostri verso te stesso. Che idiota, non valgo niente. Tutti sono migliori di me. Parleresti mai così a un amico? A un bambino? Eppure lo fai con te stesso ogni giorno. Il perdono di sé non è un concetto astratto. È una pratica quotidiana, scientificamente provata, che riduce ansia, depressione e persino sintomi fisici dello stress. Ecco come iniziare. Prova l'esercizio della sedia vuota. Posiziona una sedia di fronte a te. Immagina che la parte di te che ha commesso errori o si sente in colpa sia seduta lì. Parla a questa parte di te come parleresti a un caro amico in difficoltà. Usa il tuo nome, guarda negli occhi questa versione di te e offri comprensione, non giudizio. Un altro potente strumento è la lettera di autocompassione. Scrivi una lettera a te stesso da parte di un amico immaginario infinitamente saggio e compassionevole che conosce tutte le tue lotte, fallimenti e insicurezze, ma vede anche tutte le tue qualità nascoste. Cosa ti direbbe questa persona? Conserva questa lettera e leggila nei momenti difficili. Il perdono non è dire
quello che ho fatto va bene. È dire, quello che ho fatto ha causato dolore, ma punirmi eternamente non guarirà nessuno. Il vero perdono riconosce l'errore, ripara dove possibile e poi avanza con saggezza, non con vergogna. Praticare la consapevolezza ti aiuta a riconoscere l'autocritica appena emerge. Quando noti quei pensieri, pronuncia gentilmente: questo è un momento di sofferenza. La sofferenza fa parte dell'esperienza umana. Possa io essere gentile con me stesso in questo momento. Implementa il tempo di ripristino emotivo, 10 minuti al giorno dedicati esclusivamente alla cura emotiva. Può essere meditazione, un bagno caldo, una passeggiata nella natura o semplicemente respirare consapevolmente. Questo non è un lusso, è manutenzione essenziale. Tieni un diario dei successi in cui annoti ogni piccola vittoria quotidiana. Nei momenti di autocritica, rileggilo per ricordarti quanto sei capace. Includi complimenti ricevuti, obiettivi raggiunti, momenti di coraggio. Questo contrasta la distorsione negativa, la tendenza del cervello a ricordare meglio gli eventi negativi di quelli positivi. Infine, sviluppa un mantra personale di autoperdono da ripetere nei momenti difficili. Ho fatto del mio meglio con gli strumenti che avevo allora. Oggi ho strumenti migliori. Devi perdonare te stesso, non perché stai cercando scuse, non perché ti stai assolvendo, ma perché meriti di essere libero. Quando rifiuti di perdonare te stesso, costruisci una gabbia attorno al tuo cuore, rinchiudi il tuo potenziale, la tua gioia, la tua stessa essenza, e quel dolore che continui a riprodurre nella tua mente ti sta derubando della vita che meriti, dei momenti che potresti abbracciare, dei sogni che potresti perseguire, dell'amore che potresti dare e ricevere. Ma il perdono non consiste nel cancellare il passato, consiste nel comprenderlo. Si tratta di realizzare che ogni errore, ogni fallimento, ogni momento doloroso era una lezione. E quelle lezioni sono ciò che ti plasma nella persona che sei destinato a essere. Non ti definiscono, ti affinano. E finché non abbracci questa verità, continuerai a trascinarti dietro le tue catene. Non sei i tuoi errori peggiori. Non sei i momenti in cui sei stato di poco valore. Non sei il dolore che hai causato agli altri o il dolore che hai inflitto a te stesso. Sei un essere umano che sta cercando di capire questa cosa chiamata vita. E indovina un po'? È disordinata, è imperfetta, ma è anche bellissima, perché ogni singolo giorno hai la possibilità di essere migliore, di fare meglio, di elevarti al di sopra delle ombre del tuo passato e di entrare nella luce del tuo potenziale. Trasforma il tuo dialogo interno. Circonda te stesso con persone che ti rendono un essere umano migliore. Epitteto. Il dialogo interno è la conversazione silenziosa che intrattieni con te stesso ogni minuto di ogni giorno. L'85% di questi pensieri sono negativi e ripetitivi. Immagina di avere un amico che ti critica 50.000 volte al giorno. Lo terresti vicino? Eppure, è esattamente ciò che facciamo con noi stessi. Ecco una tecnica pratica. Il diario del dialogo interno. Per una settimana registra su un taccuino le frasi che ti ripeti più spesso. Non sono abbastanza intelligente, sono sempre in ritardo, non riuscirò mai a cambiare. Ora, per ciascuna, crea una controfrase realistica e potenziante. Non sono un genio, il cervello la rifiuterebbe come falsa, ma sto imparando ogni giorno. Sto migliorando la mia puntualità. Il cambiamento è possibile un passo alla volta. Un metodo potente è la tecnica del nome. Quando sei stressato, parla a te stesso in terza persona. Invece di "non ce la faccio più", prova Luca, stai attraversando un momento difficile, ma hai superato situazioni simili in passato. Applica la regola dei 10 secondi. Quando stai per pronunciare parole autosabotanti, fermati per 10 secondi. Questo intervallo interrompe il circuito neurale automatico e ti permette di scegliere consapevolmente parole diverse. Un altro strumento pratico: registra il tuo dialogo interno negativo sul telefono, poi riascoltalo. Spesso sentire ad alta voce le cose che ci diciamo silenziosamente ne rivela l'assurdità e la crudeltà. Chiedi a te stesso: consiglierei questo a un amico? A mio figlio?
Per situazioni particolarmente stressanti, crea script di emergenza preprogrammati. Ad esempio, prima di un colloquio di lavoro o una presentazione importante, scrivi esattamente cosa ti dirai quando l'ansia colpisce. Sono preparato, ho fatto il mio meglio, posso gestire qualsiasi domanda con calma. Metti in pratica la dieta linguistica. Elimina dal tuo vocabolario frasi come «non ce la farò mai», «è troppo difficile», «sono un disastro». Sostituiscile con «questa è una sfida che posso affrontare», «è complesso, ma posso scomporlo in passi gestibili», «ho commesso un errore che posso correggere». Crea un interruttore di pattern. Quando ti sorprendi in un loop negativo, interrompilo fisicamente. Puoi schioccare delicatamente un elastico sul polso, battere le mani o semplicemente dire ad alta voce «stop». Questo crea una interruzione neurologica che spezza la catena di pensieri. Infine, usa la visualizzazione attiva. Per 5 minuti al giorno, chiudi gli occhi e immaginati mentre affronti con successo una situazione temuta, pronunciando a te stesso parole di incoraggiamento. Il cervello non distingue bene tra esperienze reali e vividamente immaginate, quindi stai effettivamente preprogrammando nuovi circuiti neurali. Crea il tuo ecosistema di benessere. L'uomo che ha molti amici, in realtà non ha amici. Aristotele: immagina il tuo ambiente come un giardino. Puoi piantare rose o erbacce, la scelta è tua. Le neuroscienze lo confermano. Il cervello è estremamente plastico e viene costantemente modellato dalle influenze esterne. Ecco perché devi diventare il giardiniere consapevole della tua vita. Inizia con un audit ambientale. Per una settimana tieni traccia di come ti senti dopo aver interagito con ogni persona, luogo o attività nella tua vita. Assegna un punteggio da -5, mi prosciuga completamente, a +5, mi ricarica e ispira. I risultati spesso sorprendono. Scoprirai che relazioni che durano da anni potrebbero essere gravemente debilitanti, mentre brevi momenti in natura potrebbero essere incredibilmente rinvigorenti. Applica la regola delle 5 persone. Sei la media delle 5 persone con cui trascorri più tempo. Elencale. Ti stanno elevando o trascinando verso il basso. Non devi necessariamente tagliare i rapporti, ma puoi ridosare consapevolmente il tempo che trascorri con ciascuno. Aumenta il tempo con i +5 e limita l'esposizione ai -5. Crea zone di decompressione nella tua vita quotidiana, spazi fisici dedicati esclusivamente al relax e al recupero. Potrebbe essere un angolo della tua casa con una comoda sedia e buona illuminazione, o un parco vicino dove cammini regolarmente. Il cervello forma rapidamente associazioni. Questi luoghi diventano interruttori neurali che attivano automaticamente il rilassamento. Implementa la dieta mediatica. Monitora rigorosamente ciò che consumi mentalmente. I notiziari 24 giorni su 7 sono progettati per attivare la risposta di lotta o fuga, mantenendoti in uno stato cronico di allerta e paura. Limita il consumo di notizie a 20 minuti specifici della giornata, preferibilmente non appena sveglio o prima di dormire. Stabilisci ritiri digitali regolari, periodi di 2 a 24 ore in cui ti disconnetti completamente. La stimolazione digitale costante mantiene il cervello in uno stato di ipervigilanza, che è fisiologicamente identico alla risposta allo stress. I ritiri digitali abbassano i livelli di cortisolo e permettono al sistema nervoso di resettarsi. Trasforma il tuo ambiente fisico. Gli studi dimostrano che anche piccoli cambiamenti ambientali influenzano profondamente l'umore e la produttività. Aggiungi piante, riducono lo stress del 15%, aumenta la luce naturale, migliora il sonno del 46% e riduci il disordine, diminuisce l'ansia del 20%. Infine, crea un kit di pronto soccorso emotivo, una collezione di oggetti, foto, playlist o promemoria che ti riconnettono istantaneamente con il tuo sé più calmo e centrato. Tienilo facilmente accessibile per i momenti di crisi. Costruisci una resilienza incrollabile. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Marco Aurelio.
La resilienza non è un tratto di personalità con cui nasci, è un insieme di abilità che puoi sviluppare sistematicamente. Pensala come un muscolo emotivo che si rafforza con l'allenamento regolare. Ecco un programma pratico per costruire una resilienza d'acciaio. Inizia con la pratica della difficoltà volontaria degli stoici. Ogni settimana scegli deliberatamente di fare qualcosa di difficile. Può essere un allenamento intenso, un digiuno di 24 ore, una doccia fredda mattutina o parlare in pubblico. Questi micro stress volontari abituano il tuo sistema nervoso contro lo stress involontario. Sviluppa quello che gli psicologi chiamano ottimismo realistico. Non negare le difficoltà, ma cerca attivamente opportunità all'interno di esse. Quando ti trovi di fronte a un ostacolo, chiediti: quali risorse ho già che potrebbero aiutarmi? Chi tra le mie amicizie potrebbe offrire supporto? Quali aspetti di questa situazione sono sotto il mio controllo? Pratica la resilienza anticipatoria. Invece di evitare di pensare alle potenziali difficoltà, dedicati a una pianificazione contingente strutturata. Per un obiettivo importante, identifica 3 possibili ostacoli e sviluppa un piano d'azione dettagliato per ciascuno. Questo riduce l'ansia e aumenta la preparazione reale. Coltiva l'intelligenza emotiva attraverso il diario delle emozioni. Per 2 settimane, registra ogni emozione intensa, cosa l'ha innescata, come l'hai gestita e come avresti potuto gestirla meglio. Questo sviluppa la consapevolezza emotiva e amplia il tuo repertorio di risposte. Impara la respirazione tattica, usata dalle forze speciali militari. Inspira per 4 secondi, trattieni per 4, espira per 6. Questo schema attiva il nervo vago, innescando la risposta parasimpatica che contrasta la reazione combatti o fuggi. Praticala quotidianamente e diventerà un riflesso in situazioni di stress acuto. Implementa il protocollo della buonanotte. Ogni sera elenca 3 cose andate bene e perché, un'area di miglioramento e un piano d'azione per domani. Questo crea un ciclo di feedback per il crescente sviluppo della tua resilienza. Infine, adotta la mentalità del bambino di 2 anni. Quando impari a camminare, cadere non è un fallimento, è parte del processo. Cadevi, ti rialzavi, riprovavi, senza autocritica. Riconnettiti con quella resilienza innata che tutti possediamo prima che il giudizio intervenga. Risveglia il tuo vero potenziale. La vera forza di un uomo non è in quanto è capace di colpire, ma in quanto è capace di essere colpito e continuare ad andare avanti. Cleante, dentro di te esiste un potere che va oltre la tua immaginazione. Non è una metafora, è una realtà neurobiologica. Il cervello umano contiene circa 86 miliardi di neuroni con un quadrilione di connessioni, più delle stelle nella Via Lattea. Ecco il processo in 4 fasi per sbloccare il tuo potenziale nascosto. Attivazione. Il tuo cervello funziona attraverso reti neurali che si rafforzano con l'uso. Inizia con la tecnica dei 5 perché. Identifica un obiettivo importante e chiediti: perché è importante? 5 volte consecutive, scavando sempre più a fondo. Questo attiva i circuiti motivazionali profondi collegati ai tuoi valori fondamentali, non solo alla gratificazione superficiale. Allineamento. Molti vivono in conflitto interiore costante, con parti diverse che tirano in direzioni opposte. Prova l'esercizio della tavola rotonda interiore. Identifica le sottopersonalità che compongono il tuo io, il critico, il bambino ferito, il costruttore, il protettore, eccetera. Dialoga con ciascuna, chiedendo: cosa stai cercando di fare per me? Scoprirai che ogni parte, anche la più distruttiva, sta cercando di proteggerti a modo suo. L'integrazione di queste parti libera energia psichica massiccia. Applicazione. Usa la regola dei 20 scarti. Per qualsiasi problema complesso, impegnati a generare 20 possibili soluzioni. Le prime 5 a 7 saranno ovvie, le successive 5 a 7 saranno più creative e le ultime saranno spesso rivoluzionarie. Il cervello ama la facilità, ma l'innovazione richiede di spingere oltre la resistenza iniziale. Accelerazione. Implementa cicli di miglioramento rapido.
periodi intensi di 2 settimane in cui ti concentri ossessivamente su un'unica abilità o abitudine. Il cervello crea connessioni neurali più rapidamente sotto pressione focalizzata che durante l'apprendimento diluito. Impara a sfruttare gli stati di picco. Identifica quando sei naturalmente al tuo meglio, mattina, pomeriggio, sera, e programma i compiti ad alto rendimento in quei periodi. Le persone ad alte prestazioni non lavorano più ore, lavorano in stati ottimali. Per i momenti di blocco usa la tecnica della visualizzazione inversa. Invece di visualizzare il successo, visualizza vividamente l'ostacolo specifico che ti sta bloccando. Il cervello inizierà automaticamente a generare soluzioni. Infine, adotta la routine dei 20 minuti di genio. Ogni mattina, prima di controllare qualsiasi dispositivo, siediti con un taccuino e scrivi liberamente per 20 minuti. Questo accede al tuo subconscio prima che il rumore della giornata lo sovrasti. Le soluzioni più brillanti emergono spesso in questi momenti di quiete intenzionale. Il potere che cerchi non richiede un guru, un seminario costoso o una svolta miracolosa. È già dentro di te, latente, in attesa, pronto ad essere risvegliato attraverso pratiche quotidiane intenzionali. Come dice il proverbio giapponese, non cercare di seguire le orme dei saggi, cerca ciò che essi cercavano. È più grande di qualsiasi ostacolo che affronterai mai. Quindi vai là fuori e vivi la vita che sei destinato a vivere ed elevati al di sopra di tutto ciò che cerca di abbatterti, perché ne vali la pena. Sei potente oltre ogni misura e meriti di sperimentare una vita piena di pace, gioia e resilienza incrollabile. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.